qui con la Giusy oggi perché vi voglio far vedere una cosa riguardo a un video che ho postato sulla mia pagina Facebook qualche giorno fa e che vi lascerò il link poi qui nella descrizione, per cui magari se volete andarvela a vedere, prima di vedere questo video stoppate il video e andatevela a vedere e poi ritornate. Riguarda il nodo bacaro, ok? Il nodo bacaro è un nodo particolare appunto utilizzato dai cowboy bacaro, che sono i cowboy californiani, per essere più veloci, più rapidi nel togliere la sella al cavallo qualora ce ne sia bisogno. Ci sono delle situazioni in cui è importante togliere velocemente la sella al cavallo e il nodo classico, o meglio il serraggio classico che viene fatto nella sella all'americana può tornare male in quelle situazioni lì, come appunto quella del video. Per farlo breve, nel video si vede una persona che rimane con una staffa infilata nella sponda di un ponte e il cavallo per fortuna non si spaventa più di tanto e si blocca, però lui poi tra l'altro cade nell'acqua eccetera eccetera, non riesce, si vede bene che ha bisogno di una mano di un'altra persona perché non riesce a slacciare velocemente la sella. La sella era fissata come si vede fissare tante volte le selle, utilizzando appunto questo tipo di chiusura qua, ok? Quindi infilando la fibbia a questa maniera e poi così, e poi passando di nuovo qua la cinghia, ok? Il problema è che questa parte qua, quando è stretta bene, e di solito quando si fa delle passeggiate, ma insomma anche quando si lavora in campo, si deve stringere bene, perché non si deve stringere troppo poco, ma neanche troppo, ma comunque quando è stretto bene può capitare che sia complicato slacciarlo, ok? Infatti si vede nel video che lui riesce dopo un po' a slacciare questo, ma non riesce poi a far allentare questa parte qua per poter tirare via la sella. Allora in questo caso ci vengono in aiuto appunto i cowboy californiani, detti appunto bacaro, dal quale il metodo Parelli prende una marea di cose, ok? E com'è che fanno loro a legare il cavallo? Così ogni volta che lo faccio vedere si spaventa le persone perché pensano che sia un nodo che si scioglie facilmente, invece non è affatto così. Si passa la cinghia, il numero di volte classico, quindi in questo caso 2 volte, i giri qui non devono essere mai più di 3 perché sennò comincia a diventare troppo consistente e dà fastidio poi al cavallo ma anche a noi. Cosa faccio poi? Passo di nuovo la cinghia qui, fate attenzione passo qui la cinghia, così, vedete? Passo così la cinghia, a questa maniera, ok? E poi questo io lo tengo da questa parte per ricordarmi che deve essere questa faccia che guarda me, e la stessa faccia la faccio passare di nuovo tra la sella e il sottosella, vedete che si vede cominciare a spuntare da qui, e poi mantenendo questa posizione porto avanti fino a che non mi si crea questa asola che mi si va a incastrare in questo punto della sella, così. Questo è il nodo bacaro. Questo poi dopo lo passo qui dietro in modo che mi si ferma, ok? Il bello di questo nodo qua è che io, mentre se utilizzo i fori, non ho la possibilità di mettere la sella tra un foro e l'altro, ok? Da questo foro devo passare per forza a quest'altro, mentre a questa maniera la posso regolare in maniera millimetrica, che non devo fare altro che tirarlo un po', far scorrere e far scorrere di nuovo, ok? A questa maniera qua, com'è che faccio a sciogliere il cavallo velocemente? Poi ovviamente il sottopancia posteriore si mette sempre dopo e a questo punto lo blocco così come di consueto, ok? Ma questo è lente, quindi questo non è mai un problema allentarlo, cioè toglierlo, ok? Ovviamente prima di andare a allentare il sottopancia anteriore devo slacciare il sottopancia posteriore, ma per sciogliere questa parte qua mi sarà solo sufficiente tirare via questo e con un colpo secco sciogliere completamente il nodo. Avete visto? Lo faccio rivedere. Quindi questo è il nodo, lo passo qui sotto
e qui così, e lo passo di qua, lo prendo, tiro e è passato. E questa parte qua funziona anche quando la sella è strettissima, questo ve lo garantisco perché l'ho provato, e si scioglie velocemente e basta tirarlo via e non c'è nessun problema. È un modo più veloce per poter togliere la sella. I Bacaro la sapevano lunga su questo aspetto, la sicurezza prima di tutto, cosa che poi anche il programma Parelli ha ripreso pari pari, ha integrato nel suo programma, che non deriva solo dalla tradizione Bacaro, ma ha messo insieme anche altre cose, però molte cose le ha prese da quella tradizione là. Quindi se montate all'americana, nodo Bacaro tutta la vita. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un like e scrivendo un commento, e magari condividetelo anche, e noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie per l'attenzione. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again, driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new